molto lieto di dare il benvenuto a Palazzo Chigi a Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, l'Alleanza Atlantica come pilastro delle relazioni tra l'Europa e gli Stati Uniti. C'è un partito che, anche se non compare, partecipa di fatto alle elezioni italiane. Il NATO Party, il partito della NATO, formato da una maggioranza trasversale che sostiene esplicitamente o con tacito assenso l'appartenenza dell'Italia alla grande alleanza sotto comando USA. Ciò spiega perché in piena campagna elettorale i principali partiti hanno tacitamente accettato gli ulteriori impegni assunti dal governo nell'incontro dei 29 ministri NATO della difesa, per l'Italia Roberta Pinotti, il 14-15 febbraio a Bruxelles. I ministri hanno prima partecipato al gruppo di pianificazione nucleare della NATO, presieduto dagli Stati Uniti, le cui decisioni sono sempre top secret. Quindi, riunitisi come Consiglio Nord Atlantico, i ministri hanno annunciato, dopo appena 2 ore, importanti decisioni, già prese evidentemente in altra sede, per modernizzare la struttura di comando della NATO, spina dorsale dell'alleanza. Today, anti-submarine warfare, or ASW, has changed significantly with increased capability in both anti-submarine and anti-surface technology. Viene stabilito un nuovo comando congiunto per l'Atlantico, situato probabilmente negli Stati Uniti, allo scopo di proteggere le linee marittime di comunicazione tra Nord America ed Europa. Si inventa in tal modo lo scenario di sottomarini russi che potrebbero affondare i mercantili sulle rotte transatlantiche. Viene stabilito anche un nuovo comando logistico, situato probabilmente in Germania, per migliorare il movimento in Europa di truppe ed equipaggiamenti essenziali alla difesa. Si inventa in tal modo lo scenario di una NATO costretta a difendersi da una Russia aggressiva, mentre è la NATO che ammassa aggressivamente forze ai confini con la Russia. Su tale base saranno istituiti in Europa altri comandi della componente terrestre per migliorare la risposta rapida delle nostre forze. Previsto anche un nuovo centro di ciberoperazioni per rafforzare le nostre difese, situato presso il quartier generale di Mons, in Belgio, con a capo il comandante supremo alleato in Europa, che è sempre un generale USA nominato dal presidente degli Stati Uniti. Confermato l'impegno ad accrescere la spesa militare. Negli ultimi 3 anni gli alleati europei e il Canada l'hanno aumentata complessivamente di 46 miliardi di dollari, ma è appena l'inizio. L'obiettivo è che tutti raggiungano almeno il 2% del PIL. Gli USA spendono il 4%, così da avere più denaro e quindi più capacità militari. I paesi europei che finora hanno raggiunto e superato tale quota sono Grecia, 2,3%, Estonia, Gran Bretagna, Romania, Polonia. La spesa militare dell'Unione Europea è stato ribadito
in un incontro con la rappresentante esteri della UE, Federica Mogherini, deve essere complementare a quella della NATO. Noi abbiamo in questi anni stabilizzato la spesa della difesa e cominciato ad incrementarla. Continueremo con questa strada, che è una strada di responsabilità. Vuol dire che anche se non siamo ancora al 2%, i soldi che stiamo spendendo li stiamo spendendo bene. La ministra Pinotti ha confermato che l'Italia, rispettando la richiesta USA, ha cominciato ad aumentare la spesa per la difesa e che continueremo su questa strada, che è una strada di responsabilità. La via dunque è tracciata. Ma di questo non si parla nella campagna elettorale. Mentre sull'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea i principali partiti hanno posizioni diversificate, sull'appartenenza dell'Italia alla NATO sono praticamente unanimi. Questo falsa l'intero quadro. Non si può discutere di Unione Europea ignorando che 21 dei 27 paesi UE, dopo la Brexit, con circa il 90% della popolazione dell'Unione, fanno parte della NATO sotto comando USA. Non si possono ignorare le conseguenze politiche e militari e allo stesso tempo economiche, sociali e culturali del fatto che la NATO sta trasformando l'Europa in un campo di battaglia contro la Russia, raffigurata come un minaccioso nemico, il nuovo impero del male che attacca dall'interno la più grande democrazia del mondo con il suo esercito di troll.